Ragazzuoli cari, benvenuti, sono felicissimo di essere ritornato qui con voi con un nuovo video. Innanzitutto voglio scusarmi per essere stato assente per così tanto tempo. Va bene, tralasciamo questo. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno commentato i video. Ho il telefono perché ce ne sono un bel po'. Prima di tutto voglio ringraziare Wefratm che mi ha lasciato molti commenti sotto tanti miei video. Lo voglio ringraziare veramente tanto perché mi ha anche dato molti consigli. Mi ha consigliato di fare gli shorts, specialmente per aumentare le visual e i like. Ne ho fatto qualcuno ed effettivamente è andata bene. 300-400 visual, 40 mi piace. Non me l'aspettavo per un canale così piccolo, sinceramente. Ti ringrazio, amico mio. Secondo, c'è Sarez, un ragazzo che ho conosciuto su Instagram, che si chiama Francesco. Ciao Francesco, che anche lui come me vuole imparare a disegnare, vuole migliorare, e quindi sotto questo punto di vista siamo sulla stessa barca. Grazie anche a te Francesco, ti auguro il meglio. Sotto il video del disegno di L mi hanno commentato due persone italiane, FedVR7ZZ, sì, che mi ha fatto complimento sul disegno e ti ringrazio, amico mio. Poi il secondo è Gotain8, che anche lui ho visto il suo profilo Instagram e bravissimo, fa dei disegni fantastici, complimenti. Come ultimo c'è Lele Rio, che mi ha detto fai quello che ti piace, giustamente. È che io, ragazzi, sono un po' fragile come persona, quindi di conseguenza mi abbandono un po' troppo a questi pensieri. E come ultime persone ci sono delle persone internazionali, perché capite bene che avendo un profilo Instagram ed essendo parte di una community così grande come quella dell'arte, conosci gente da tutto il mondo. E la prima ragazza è Sura, che ho conosciuto tanto tempo fa quando ho cominciato a disegnare anime. E poi c'è Zuni, un'altra ragazza sempre conosciuta su Instagram, che mi supporta in qualsiasi modo, quindi grazie mille a tutti. E comunque, se avete dubbi, domande o se avete anche delle richieste di disegno, se volete potete anche scrivermi in un commento, mi dite voglio che tu mi disegni quel personaggio lì, quella cosa lì, io ve lo faccio anche, tanto sono qui per fare pratica, io disegno per fare pratica, a sto punto disegno cose che possono anche fare piacere a voi. Ci sta, no? Molti di voi mi hanno anche consigliato molte serie da vedere e ultimamente, ragazzi, mi sono talmente concentrato sul disegno che nelle ultime settimane Netflix io proprio boom, cioè proprio non l'ho mai guardato. Adesso, ragazzi, mettiamo via il telefono, buttiamo via la tecnologia e passiamo allo scritto. Allora, voglio mostrarvi tutti i disegni che ho fatto in questo periodo. Mi sono preso la mia agenda, mi segno giù tutti i disegni che faccio. Per ciascun disegno mi segno la data di inizio e la data di fine. E per una cosa mia, io ci tengo a tenermi nota di tutto quello che faccio ed è bello. Se vedete dei poemi come questo è perché ogni tanto mi piace scrivere quello che penso su quello che faccio, una sorta di piccolo diario. Adesso prendo tutti i disegni e torno. E poi, ragazzi, questi non sarebbero neanche tutti i disegni che ho fatto, perché alcuni meriterebbero un video a parte. Vedrete il perché. Questo qui è il primo che ho fatto. È un omaggio ad una serie TV che ho visto su Netflix che si chiama Orb Movement of Earth. È una serie ambientata nel passato, nel 400, che si basa sull'astronomia, sulla teoria geocentrica e eliocentrica. Quindi se vi piacciono quelle serie storiche ambientate nel passato, che puntano anche molto sulla filosofia, su discorsi filosofici, ve la consiglio caldamente. Adesso, ragazzi, passiamo a dei disegni un po' più piccolini. Nella prima pagina, ragazzi, abbiamo un disegno molto vecchio, Yor di Spy per Family. Questo qui, che sarebbe L di Death Note, di cui ho fatto anche lo short. Proseguiamo con Inosuke, probabilmente il mio personaggio preferito di Demon Slayer. E da qui in poi, ragazzi, ho fatto un bel po' di sketch. Una delle scene finali di Death Note, la risata di Light, la famosa risata di Light. Il capitano Levi da l'attacco dei giganti, mentre scende tutto bendato con le ferite un Armin selvatico dall'attacco dei giganti. Mikasa, mi stavo dimenticando il nome incredibilmente, mentre viaggia con il dispositivo di movimento tridimensionale.
bello in prospettiva, mi piace questo qui. Una piccola scena tratta dal manga, sempre dell'attacco dei giganti, del capitano Erwin, gli viene letteralmente staccato il braccio e poi lui con la spada che viene trasportato via dal gigante, poverino. Si vede che sono fissato con questa serie. E Eren Yeager. Adesso ragazzi prendiamo questo, il quadernone da disegno, perché qui ce ne ho alcuni. Innanzitutto c'è questo piccolo disegno, è di un film che mi è piaciuto molto, molto semplice, però con un significato molto molto forte. Il film si chiama Words Bubble Like Soda Pops. Lui l'ho fatto malissimo perché gli ho fatto il collo da giraffa. Su Instagram avevo visto profilo di una ragazza che aveva fatto dei disegni di una ragazza anime, di una femmina anime, fighissimi, quindi ho provato a replicare il suo disegno ed è uscito sta cagata. Allora vi spiego. Lei aveva fatto un bello sfondo rosso col pennarello, io come un stupido ho utilizzato una matita, è venuto un po' uno schifo. Le pose sono molto fighe. Essendo che questo è venuto uno schifo, ho provato a replicarlo qua. Ho provato a rifare gli stessi disegni, questa volta però non copiando il post della ragazza, ma copiando il pannello anime vero e proprio. Sono venuti un pelino meglio. Dopo aver fatto questi qui non ero ancora soddisfatto al 100% perché ero convinto che potevo fare di più. Ed è per questo che ho fatto questo qua. Guardate che figata della Madonna. Con la gonna, il coltello, i capelli che svolazzano. Visto che questo personaggio, questa ragazza, esteticamente mi piaceva un sacco, ho copiato altri pannelli manga, sempre di lei. Ho fatto questi qui. Innanzitutto questo. E qui in questo pannello lei direbbe Utsu has fallen in love with you. Il suo nome sarebbe Utsuro, però il soprannome è Utsu. E quindi lei ti guarda con questi occhioni e ti dice Utsu è innamorata di te. Come ultimo disegno di Utsuro ho fatto questo, mi ci innamoro subito. È lei che sta in ginocchio con gli stivaloni, con il coltello, sempre il coltello in mano, tipo Yandere, Zanzan, con la linguetta, non so se vedete la linguetta di fuori. Questo qui l'ho già finito, ci ho un po' messo l'inchiostro e poi l'ho finito in digitale. Questo qui ragazzi lo sto facendo proprio in questi giorni, in digitale. Il personaggio, come vi ho già detto, si chiama Utsuro. Il manga si chiama Goku Menagai. Comunque non c'è l'anime, c'è solo il manga. Degli sketch del protagonista di una serie TV che si chiama Monster. Non la bibita, ma una serie TV tanto tanto famosa e dei primi anni 2000. E l'ho iniziata perché è molto simile a Death Note. È un thriller psicologico. Questo qui sarebbe il protagonista, un neurochirurgo che si chiama Dr. Temma. Scusate, non riesco a dire Dottor Temma perché è troppo bello nell'anime sentire Dr. Temma. Ah, Dr. Tenma! Oh, どうしたドクターテンマよう、ドクターテンマ。あなたはどうですドクターテンマ。ドクターテンマテンマ。 Perché sono tedeschi, è ambientato in Germania, lui è un neurochirurgo giapponese che lavora e vive in Germania e poi per una serie di eventi la sua vita cambia, non vi faccio spoiler. Questo qui sarebbe un po' il percorso, no? Tipo un po' la Breaking Bad, lui all'inizio con la faccia felice, sorridente, e una faccia un po' così, lui incazzato, lui con la pistola e questo qui un po' pensieroso. Ho fatto un po' la storia del ドクターテンマ。 Mi piace molto anche lo stile dei vecchi anime, dei primi anni 2000, come questo qui. Poi avevo fatto anche in un momento di noia questo qui, di lui con la pistola. Per gli amanti dei videogiochi ho fatto un personaggio di un videogioco che sto giocando in questo periodo. Sam Porter di Death Stranding. Avevo comprato un bel po' di tempo addietro e l'ho cominciato solamente recentemente. Avevo un po' paura di questo gioco, ma mi ha preso tanto. Grande Sam. Amazon Simulator completato. Questa qui è Hatsune Miku. Hatsune Miku. Cioè non so neanche come definirla. In teoria ha una voce online con cui puoi fare canzoni, da quello che ho capito. L'ho conosciuta di recente e ci sono anche le sue canzoni. Poi ho fatto anche questo qui, è l'ultimissima cosa che ho fatto, di Hatsune Miku, che tiene in mano il pupazzetto di Hatsune Miku. E come direbbero i giapponesi, kawaii. C'è stata una ragazza che mi ha scritto kawaii su questo qui.
E adesso ragazzi voglio mostrarvi degli acquisti che ho fatto. Prima di tutto questo qui, il manga di Death Note, il primo volume del manga. Sfortunatamente gli altri volumi costano tantino. Non l'ho ancora letto, ma sono stato sorpreso della qualità dei disegni. Fighissimo. E tra l'altro ho anche finito di guardare la serie TV di Death Note già tempo fa. Spaziale. Serie TV anime come L'attacco dei giganti e Death Note mi fanno dire come cazzo ho fatto a non iniziare a guardare anime prima, perché sono tra le mie serie preferite in assoluto. Va che roba. Poi qui ragazzi c'è tanto materiale su cui lavorare, su cui copiare. Copierò sicuramente delle pagine per esercitarmi. Una serie imperdibile, se non l'avete guardata dovete assolutamente farlo. Adesso c'è l'acquisto, l'ultimo acquisto, ma l'acquisto più figo che potevo fare. Questo qui, il Deleter Trial Pen Set della Deleter. Praticamente questo set contiene le penne che utilizzano i mangaka per disegnare i manga. Sapete, quelle penne fighissime, ecco, quelle lì. Se siete interessati io vi consiglio di acquistarlo, costa 15-16 euro, però vi fate... iniziate a scoprire anche questo mondo. Io ragazzi per fare le outline avevo sempre utilizzato queste penne, delle normali penne nere. Essendo che io disegno manga, ad un certo punto mi è venuto il pensiero, cavolo, voglio provare quelle penne fighe che utilizzano i mangaka per fare i manga, almeno scoprire come funzionano, l'emozione di immergerle nell'inchiostro e strisciare l'inchiostro sulla carta. Un sogno. Per chi non lo sapesse, di quelle penne ce ne sono 3 tipi e questo set ne contiene una per ciascun tipo, ed è per questo che si chiama Trial Pen Set, per fare in modo che uno abbia la possibilità di provarle tutte. Innanzitutto ragazzi, questa qui, la penna, la holder pen, quella su cui bisogna attaccare le punte. Molti dicono che sarebbe meglio utilizzare una penna come questa ma di un materiale diverso, non in plastica come questa qui, però devo dire che comunque al tatto è comoda. Su Amazon c'è la possibilità di acquistare questa penna di un materiale diverso, in legno anche, però costicchiano un bel po'. Poi ovviamente ci sono le 3 penne. Questa qui, che è la più grande, è la Sagi Pen. È bella grossa, vedete anche la dimensione. Per inserire la penna voi dovete prendere la penna qui così, ci mettete la penna dentro, in questo modo. E così disegnate. Allora questa qui è la penna meno utile, perché da quello che ho capito serve solo per disegnare i contorni dei pannelli. Sapete, i pannelli manga, ecco, serve per fare i contorni dei pannelli, da quello che ho capito. Poi se qualcuno ne sa più di me ditemelo. Partiamo da questa qui, da quella più piccola intanto, da quella più piccola. Questa qui è la Maru Pen ed è la penna più piccola in assoluto. Vedete il confronto con la Sagi Pen? Vedete che differenza? Se siete bravi a disegnare, questa qui per fare i dettagli è fantastica. Fa delle linee sottilissime. Queste qui sarebbero le linee che fa la Maru Pen. Cioè neanche si vedono quasi, sono sottilissime. E quindi capite bene che se uno è bravo a disegnare e utilizza questa penna per fare i dettagli, fa delle cose incredibili. L'ho provata sul disegno, quello che vi avevo detto di Utsuro, di quella ragazza bella bella, completato a metà, che vedevate che era un po' inchiostrata ma non del tutto. Ecco, lì ho utilizzato l'inchiostro con queste penne. E poi ragazzi abbiamo questa qui che è la G-Pen, che è la penna più usata, più famosa. Sagi Pen, quella più grossa che vi ho detto all'inizio, la Maru Pen, quella piccolina, e poi abbiamo la G-Pen. Se voi non avete mai utilizzato l'inchiostro, io vi consiglierei o di acquistare questo set oppure di acquistare solamente queste G-Pen, perché queste G-Pen sono quelle più utilizzate e più versatili. E non lo dico solo io, ma lo dicono molte persone, anche chi fa manga. Anche uno mezzo esperto che vuole fare un manga gli basterebbe anche una G-Pen. Non serve necessariamente la Sagi Pen o la Maru Pen. E poi ragazzi, la figata di queste penne è che sono composte in una maniera figa, cioè tu la vedi così la penna e sembra che abbia una punta, però vi metterò una foto perché la mia videocamera non mette a fuoco le cose vicine. Sono composte da due
punte messe assieme, attaccate. Se voi fate una pressione leggera, vi fa una linea fina ed è come se steste disegnando con una singola penna, con una singola punta, scusate. Se invece fate più pressione e premete tanto, queste due punte ad un certo punto si dividono ed è come se voi steste disegnando con due punte separate. Ed è per questo che queste penne riescono a fare linee molto molto spesse. Una figata. E questo funziona per tutti e tre i tipi di penne. I giapponesi, grandi giapponesi. I giapponesi sono mitici. I giapponesi sono pazzi! Pazzi! Poi ho comprato ovviamente anche l'inchiostro, sempre della D-Liter. D-Liter ha 5 tipi di inchiostro, o 6, non mi ricordo, e quello più utilizzato è il secondo. Però su Amazon non c'era e mi è toccato prendere il primo, che è quello per i beginners. Poi più si va avanti con un numero, 3, 4, 5, 6, e più sono professionali. Sono da 30 ml, quindi una quantità buona, vi basterà per qualche mese sicuramente. Poi ho anche il bicchiere dove ci metto l'acqua per pulire le penne. Le penne vanno tenute in un contenitore di plastica, se non sbaglio, e prima di utilizzarle bisogna lavarle bene, ovviamente con un pan, con l'alcol, oppure come fanno molti con un accendino. Prendono la penna, mettono un accendino e si passa un attimo la penna sul fuoco. Questo per eliminare la patina di inchiostro che si crea sulla punta. Queste penne purtroppo, e dico purtroppo, si consumano nel tempo. Se voi volete disegnare un manga, una penna non basta, ne dovete comprare molte. Inutile dire, ragazzi, che la prima volta che ho utilizzato queste penne è stata un'emozione unica. Io, come vi ho già detto, ho sempre utilizzato queste penne qui. Ho sempre avuto paura di iniziare ad usare quelle penne, non so perché, forse perché tutti i mangaka le utilizzano e quindi io pensavo che per usarle bisognava essere chissà quali professionisti. Però in realtà dopo averle provate mi sono reso conto che non è così. Sì, sono diverse da queste, bisogna un po' abituarsi ad utilizzare queste penne perché sono un po' diverse, però alla fine è tutto uguale. Poi è anche bello il concetto dell'inchiostro, immergere la penna nell'inchiostro, ti dà un feeling diverso dalle penne normali. Una cosa figa di queste penne è che, a differenza di queste, quando tu ci passi la gomma sopra nell'inchiostro, l'inchiostro lì non si sfuma, non rimane sempre uguale, sempre di un bel nero. Invece queste penne, e più o meno tutte le penne di questo tipo, se tu tracci una linea e poi ci passi la gomma sopra per cancellare per esempio i segni della matita, questo inchiostro si sbiadisce un po'. Ecco, e quindi bisogna sempre ripassare con queste penne ed è un po' fastidioso. Quello no, ed è da una figata. Per utilizzare quelle penne vaffanculo, Dio porco. Poi ovviamente oltre alle penne che cosa ci serve? La carta. Per utilizzare quelle penne serve una carta molto liscia e soprattutto che pesa abbastanza, almeno 130-140 grammi. Ho comprato un blocco di fogli della Canson, però sono stato un po' stupido perché non è proprio la carta adatta. Questa è una carta che ha una grana un po' leggera e non va tanto bene con quelle penne, bisogna che il foglio fosse bello liscio. 200 grammi, quindi molto molto pesanti, 50 fogli a 4, quindi un bel po'. Poi ultimissima cosa, volevo ringraziare un ragazzo speciale che ci tenevo tanto a ringraziare, che si chiama Yunazaki. L'ho conosciuto su Discord e fin dal primo momento in cui l'ho incontrato mi ha continuato a dare consigli su come disegnare. Gli ho rotto anche un po' le palle all'inizio, lo continuavo a tartassare di domande, lui mi ha sempre risposto, è stato sempre disponibile, gentile e quindi ci tenevo a ringraziarlo. Lo saluto anche in tedesco, visto che ho studiato tedesco, almeno ho la possibilità di parlarlo. Hallo Yunazaki, ich bin Manu Bedrow. Ich liebe dich. Vielen Dank für deine Hilfe. Danke. Per i prossimi video avrei in mente alcune cose, tra cui un video sul recente caso dello studio Ghibli e dell'intelligenza artificiale. Vorrei dire la mia opinione come artista. Poi ragazzi, volevo fare un video dedica ad una cantante giapponese che ho avuto l'onore di conoscere e di disegnare, quindi pensate voi che roba, che anticipazione. Ho avuto anche qualche conversazione con lei su Instagram ed è stata
credo che sia stata la cosa che mi ha reso più felice degli ultimi anni, la cosa che mi ha dato più soddisfazione in questo mio percorso di disegno. Ci tengo tanto a fare questo video per lei soprattutto, non solo per il canale, ma proprio perché voglio registrare questo momento speciale della mia vita. E vi aspetto. Accendo la luce. Adesso sistemo tutto perché ho un casino della Madonna. Fogli. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Restate sintonizzati. Ce la metterò tutta per mettere in pratica le mie idee malsane nella mia testa. Vi voglio bene ragazzi. Ci vediamo. Ciao.